Aiuto, mi sono incastrato! Non riesco più a uscire! Let's water the plant using some coffee. I will transform this into a Minecraft guitar without any special skill. Chicken jockey! One thing that always stopped me from building my own guitar was that it looked too complicated. Well, thanks to this Harley Benton Square kit that Thomann, the biggest music store in the world, sent me, I found a way to make my own guitar without any special skill. This is actually super easy for anyone to do. The kit comes with all the components, from the neck to the electronic parts which are manually connected. You just need to follow the instruction manual. If you like the idea, try customizing your own kit and take part in the Harley Benton DIY Kit Challenge. There are some great prizes to be won. You can find all the information in the description. So, for the body shape, I wanted to stick to the Minecraft vibe. You know, blocks, straight lines, right angles, that kind of thing. I changed my mind a lot while designing it. Like, this was my first idea. Okay, please don't judge me. Then I thought about this, but in the end I just felt like this was the one. Okay, you might be thinking, hey David, but how do we cut the guitar? Well, the answer is simple. You don't have to do it yourself. You just have to find a carpenter. For them, it will be a piece of cake. And this is exactly what I did. For the carving, I reached out the best woodworker in the area. And as is the tradition in Italy, I'm bringing him a nice caffè macchiato. Allora, da questo momento le riprese saranno in italiano perché mi trovo in Italia, quindi per ragioni di comunicazione dovrò parlare in italiano. E niente, siamo qui arrivati da Vincenzo e gli portiamo innanzitutto il caffè. Permesso. Dottori, buongiorno. Che hai portato? Dai. Il caffè innanzitutto. Buongiorno. Caffè rigorosamente macchiato. Ma hai messo lo zucchero? Per favore. Ma hai messo lo No, zucchero? amaro lo devi prendere. Amaro. Giusto. Vai, tu. Allora Vinci, innanzitutto ti ho portato una cosa. C'è che mi attacchiare. Vincenzo is really passionate about music and has always wanted to play bass. So I brought him one and it made him really happy. Questo si chiama basso? Certo. Così si Ma fa. questo si Siediti. suona così con la chitarra? No, siediti. Invece è così che... Esatto, si con le dita. Che ne pensi? Come è uscita? No, per me questa l'hai fatta a mano libera il No, disegno? ho usato le squadre, tutto, vedi? Tutto preciso. Vabbè, proprio preciso. Vabbè, dai, No, non è preciso. Ho fatto del mio meglio, ma spero che tu possa rimediare eventuali errori. Ce la fa lui. Questo verrà tutto via. Esatto, tutto via, tutto cancellato. Non l'ho disegnato, però se tu riesci a fare una linea qui di mezzo centimetro sarebbe A stringerla anche così? meglio. Sì. Se si può stringere. Sì. Quello è preciso. Oddio! Non so se... No, vabbè. Se l'hai visto. Un artista. Che adesso Vincenzo ci farà il taglio a regola d'arte, è un vero maestro. Vincenzo, ma una chitarra l'hai mai fatta? Mai fatto uno strumento in vita mia, anzi, forse ho fatto dei tamburelli quando ero ragazzo. Ah, addirittura. I tamburelli, sai? Bellissimi, certo. Finita? Spettacolare, mamma mia. Questo già Bella. suona. Già si sente il suono, eh? Complimenti. Grazie. Sei un artista. Ci provo. Tutto a mano libera praticamente. Sì. Senza una guida, no? Non era da mettere guida. Questa assonanza ne capisce? Sì, no, sicuramente Questa vola. un bel suono. After the cut, I used sandpaper to smooth the edges. After sanding the surfaces, the body and headstock are ready to be painted. La cosa importante da ricordare è che la parte laterale assorbe di più, quindi se vuoi un colore più acceso fai più passate oppure fai giusto una passata superficiale. I choose green because I think it's the color that best represents Minecraft. I was really lucky that day because it started raining. And painting the guitar turned out to be a very relaxing experience.
The color also brought out some beautiful reddish-green patterns in the wood. With this weather, it's going to take a while for the water-based paint to dry. After painting, I applied a clear coat to protect the color. I really love the back. To customize the guitar, I printed out some Minecraft stickers and it took me forever to cut them out. This was the longest part of the building. To get an idea of how the mobs and blocks would look, I placed some of the guitar components. Then I started to imagine where to position the stickers. I place a note block here where the jack connects, so the cable triggers the note block, making the guitar play. Let's put these cool guys here and this one here. What do you think about an Enderman staring at you from behind the strings? Of course, the pig and the TNT had to be included. While placing the blocks, I took inspiration from the stronghold. I used a lot of the mossy bricks, which I really love. Of course, I tried so many combinations, but the coolest part was customizing the pickups. Pickups are similar to a nether portal. They transport the sound to another dimension. So I decided to turn one into a portal. Let's place the obsidian blocks on the cover. I like so much the result, but let me know if you like it in the comments, okay? I turned the other pickup into a grass block. This one was really difficult to cover, but luckily Luna helped me out. After inserting the pickup wires, I screwed them into the pre-drilled holes. The part that scared me the most was the electronics, but by following the instructions, everything turned out to be very simple. As for the rest, it was just a matter of tightening bolts and screws. Chicken jockey! So this is where we started, and this is the final result. It's so cool that it can stand up on its own. Let me know if you like it. And here is how it sounds. Oh wait, what if we play a Minecraft guitar into a real cave? This might have been the craziest idea I've ever had, so I even took a caving course just to be able to play the guitar inside the cave safely. Sorry for the low quality of the following clips, but bringing the good camera into the cave was too risky. Scusate. Se non dovessi tornare ricordatevi che vi ho voluto bene. Allora, la cosa fondamentale è non urtare la chitarra, anche se ci ho messo un bel po' di celofano intorno. Facciamola qua un attimo. Allora, non so se sto riprendendo qualcosa, ma ci stiamo addentrando nella foresta cercando l'ingresso della nostra grotta. Lui comunque è Ciccio, la mia guida. Non lo vedrete in faccia perché lo coprirò, però lui è un esperto soccorritore, l'unica persona che se mi succede qualcosa mi può salvare. Tu sei soccorritore speleologico, sì? No. Ah, allora siamo fregati. Ok, siamo arrivati all'ingresso della grotta. Vieni. È qui? Sì, è qui. Penso che per arrivare alla parte più bella dovremmo forse strisciare un po', Ciccio, correggi se sbaglio. Forse sì, a destra. E qua? Sì. Vediamo se, non so se riuscirò a portare la chitarra intera, ma in caso possiamo smembrarla. Meno male che avevo il casco. Lanciamelo però. La sicurezza prima di tutto. Going into a cave in real life is a bit more complicated than in Minecraft, but at least there are no creepers. Aiuto, mi sono incastrato! Non riesco più a uscire! Sto scherzando. And finally I found the perfect spot to play the guitar. Ah, Ciccio è anche lui un chitarrista. Vediamo un po' quale sarà la sua reazione a questa chitarra. Non ci credo. Beh, è una forma inusuale. Bella, è una chitarra di Minecraft. Mi sono portato anche l'amplificatore. Sperando che non cada in qualche meandro. Oh, sto mettendo al contrario. Figura.
Jack. I really love this guitar, but when I look at it, I see vines hanging down from here, maybe from here. So let's make some changes. Buongiorno Vincenzo, ti voglio fare vedere una cosa. Buongiorno caro. Cosa c'hai? Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Ta-da! Oh, che spettacolo! E che? Qua si può fare una produzione di questa cosa. Bella, eh? Molto bello. La chitarra così è perfetta. Sì. Però io vorrei vederci qui tipo dei rampicanti veri. Per farlo vorrei chiederti se tu mi puoi fare una fossa qua dentro e ci voglio mettere del terriccio, ovviamente devo creare un involucro impermeabile e ci devo piantare dei rampicanti che devono scendere davanti. E poi devi innaffiare ogni E tanto. ogni tanto devo annaffiare. Si può fare? Sì, si può fare. Poi che è andato due pomodori. Che è andato due pomodori, tac, e esca. Beh, è una buona idea anche questa. Che ne pensi? Perfetta. Opera d'arte. To make the guitar waterproof and allow me to to water the plants without damaging it, I'm going to use this little bag that came with the included cable. But first, let's add some double-sided tape to keep it in place. So let's trim off the excess plastic. Now, very carefully, I'm going to add some soil. A spider. Now it's finally time to plant our climbing vines into the guitar. This is very small and it will grow up in the future. After planting, I took care of the pruning. And I added some soil. Final step, let's water the plant using some coffee. Just kidding, it's only water. This feels so wrong. Let's put more water. I can go deeper by putting this inside. After some extra pruning and adjustments, this is the final result. I can't wait for this branch to grow, so I can bring it here. Okay, this guitar does require some extra maintenance, since you have to remember to water it. But I have to say that I really like it. It's my favorite guitar now. And I think it's the first living guitar. So let's play it. Unfortunately, this guitar only has one heart, which means if you miss a note, it's game over.